Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su S-Video. Nel video di oggi vi spiegherò come attivare per la prima volta la vostra GoPro e tutte le procedure che dovete fare prima di poterla utilizzare. Sto iniziando una serie di tutorial dedicati all'utilizzo della Hero 9 e quello di oggi appunto è dedicato ai neofiti, a coloro che si stanno avvicinando per la prima volta al mondo delle GoPro. Ovviamente per prima cosa dovrete togliere tutte le pellicole sia dai bordi, sia dal display posteriore che da quello anteriore e anche dall'obiettivo. A quel punto dovrete aprire lo sportellino laterale, inserire la batteria e inserire anche la scheda di memoria. Ora, per la scheda di memoria vi conviene utilizzare delle schede di marca. Non andate ad acquistare micro SD magari da 8 euro da 128 giga, perché probabilmente avrete diversi problemi durante la registrazione dei video. Servono micro SD affidabili e veloci, per questo vi consiglio le SanDisk Xtreme o Xtreme Pro. Io in genere utilizzo sempre le Xtreme Pro, ma comunque GoPro conferma che anche la classica Xtreme va più che bene ed effettivamente è una scheda già molto veloce. Mentre per quanto riguarda lo spazio di archiviazione vi consiglio almeno una 32 giga o magari una 64 giga, il giusto compromesso di spazio e di spesa effettiva. O se magari state pensando di andare in viaggio e avete bisogno di una GoPro con tanto spazio perché non avete il PC con voi per scaricare i filmati, allora potreste optare anche per una 128 giga o una 256 giga, però lì chiaramente i costi aumentano. In ogni caso in descrizione vi lascio i link delle schede consigliate. Ora, prima di accenderla per la prima volta vi consiglio di caricarla e per farlo utilizzate il cavetto USB Type-C fornito in dotazione, collegatelo alla vostra GoPro e poi collegatelo magari al PC per una ricarica più lenta o anche un caricabatterie da muro. Così si accenderà il LED della GoPro, che significa che la GoPro è in carica. Non appena la carica sarà terminata, il LED si spegnerà e quindi la potrete scollegare dall'alimentazione. Richiudete lo sportellino laterale, mi raccomando, è importantissimo che lo chiudete bene perché è l'unico punto da dove potrebbe entrare l'acqua se andrete a immergere la GoPro, quindi fate sempre attenzione quando chiudete questo sportellino. Per agganciare la GoPro a qualsiasi tipo di attacco è presente l'aggancio integrato, quindi non c'è bisogno più di utilizzare magari il frame come si faceva una volta con le vecchie GoPro, ma già dalla Hero 8 l'aggancio stile Action Cam è proprio integrato nella GoPro. Quindi estraete i due agganci e inseriteli nel supporto che preferite e a quel punto andrete a inserire la vite. Ora potete finalmente accendere la vostra videocamera e per farlo dovete tenere schiacciato il tasto laterale. A questo punto dobbiamo selezionare la nostra lingua, quindi in questo caso andiamo a scegliere italiano, clicchiamo qui sulla spunta, in questo caso dobbiamo acconsentire, quindi clicchiamo su acconsento. Ora per il GPS, nel caso in cui vogliate usare i dati del GPS, quindi per la velocità, il tracciato, allora dovete andare su on. Io in questo caso metto off perché non lo andrò ad utilizzare, ma comunque lo potrete accendere o spegnere in qualsiasi momento. Qui la GoPro ci chiede di installare l'applicazione sul telefono e di collegarci per configurarla al meglio. Potremmo anche non farlo, ma è ideale fare questa procedura. Quindi dovete andare a scaricare l'applicazione GoPro, che sia che abbiate un iPhone o un Android, quindi andate sul vostro market, cliccate su installa. Una volta scaricata e installata clicchiamo su apri, quindi anche in questo caso andremo ad accettare, in questo caso possiamo dire semplicemente di no, ok, facciamo skip e qui comparirà la scritta collega una GoPro. Clicchiamo qui, clicchiamo di nuovo su collega la GoPro. Dobbiamo abilitare tutto quello che ci chiede, quindi GPS, Bluetooth e Wi-Fi. Ora il mio smartphone sta cercando la GoPro.
L'ha trovata dopo qualche secondo. Sulla GoPro non è comparso assolutamente niente per il momento. Io andrò a cliccare qui su connetti. La GoPro ha fatto beep ed è pronta all'uso. Ancora però sullo smartphone ci sono delle operazioni da fare. In questo caso possiamo rinominare la nostra GoPro. Io la chiamerò Hiker Soul. Salva nome. A questo punto mi sta dicendo che la GoPro è pronta, quindi andiamo su Let's Go. La prima volta ci dirà che possiamo utilizzare il nostro smartphone per controllare la GoPro e qui abbiamo la possibilità di abilitare la preview, quindi gli diamo Enable, gli diamo l'ok per tutte le finestre che compariranno sia su Android che su iPhone, quindi clicchiamo su Connect. Ok, connessione riuscita e in questo caso effettivamente abbiamo la preview, chiaramente con qualche secondo di ritardo. Possiamo anche inclinare il telefono, così abbiamo la possibilità di vederla a schermo intero. Poi sull'applicazione chiaramente possiamo andare a scattare la foto, registrare il video, poi possiamo sistemare tutta una serie di impostazioni, ma questo poi lo andremo a vedere direttamente sulla GoPro in un altro video. Adesso usciamo dall'app. Ma considerate che dopo il primo avvio l'app vi potrebbe chiedere di effettuare un aggiornamento della vostra GoPro. Quindi nel caso in cui vi dovesse comparire la notifica dell'aggiornamento, seguite tranquillamente la procedura guidata. È un'operazione molto semplice e veloce. E torniamo sulla nostra GoPro che è stata configurata. Quindi è già pronta all'utilizzo. Per registrare il video basterà cliccare sul pulsante qua sopra e il video verrà avviato. Per fermarlo dovremo ricliccare lo stesso pulsante e quindi il filmato verrà salvato. Mentre con il tastino laterale, oltre all'accensione e lo spegnimento, andremo a selezionare le modalità. Ad esempio, qui siamo entrati in modalità foto. Ricliccando andiamo in modalità temporizzato e ricliccando andiamo in modalità video. Quindi con questo pulsante laterale ci andremo a spostare fra le tre modalità. Per spegnere la GoPro basterà tenere schiacciato il pulsante laterale per qualche secondo, fino a quando non sentiremo i beep e vedremo lo spegnimento. E così la vostra GoPro sarà spenta. Bene ragazzi, queste erano tutte le procedure da fare prima di poter utilizzare effettivamente la vostra GoPro. Se invece siete curiosi di capire come utilizzarla, di come funziona il menu e di tante altre cose, vi invito a guardare la descrizione del video o magari se il video è online comparirà direttamente qui sopra. Inoltre in descrizione vi lascio tanti link utili, anche il link del gruppo dedicato alla GoPro Hero 9 e mi raccomando lasciate un bel like e iscrivetevi al canale.